Chi costruisce un modellino a vapore ricrea la storia. Siamo invitati a fare un viaggio nostalgico nel tempo in cui il vapore dominava su strade e binari. Per gli appassionati, avviarne uno è un modo molto elegante di sbuffare. Un po' d'acqua, carburante per la caldaia e via a tutto vapore. Questa replica di una locomotiva dell'Ottocento in miniatura è un vero soffio di passato. Si comincia dalla caldaia. Una pressa idraulica batte ripetutamente un pezzetto d'ottone e lo trasforma in un piccolo cilindro. Questo processo ha la funzione di irrobustire il metallo. Da una piatta lamina di ottone ad un cilindro in pochi minuti. Ora se ne tagliano le estremità. Quindi viene passata una pasta per brasature su una calotta d'ottone posizionata in una morsa. Si passa la pasta sulle giunzioni all'interno del cilindro, dopodiché caldaia e calotta sono pressate una sull'altra. Le caldaie così tappate entrano in una fornace dove la lega si fonde saldando le calotte ai cilindri. L'ottone viene poi ripulito per conferirgli lucentezza. Quindi vengono saldati dei tubicini di rame alla caldaia. Serviranno per la fuoriuscita del vapore che farà muovere la mini locomotiva. Si rifila il volano costruito in precedenza. Il volano serve a stabilizzare la spinta del motore, così che il modellino si muova senza sussulti. Il volano è avvitato saldamente alla manovella. Si controlla il corretto scorrimento del pistone nel relativo cilindro, quindi l'insieme dei componenti viene fissato al telaio del motore e alla manovella. L'ingrassaggio del pistone ne migliora il movimento. Il tutto è testato con aria compressa anziché col vapore per controllarne il funzionamento ed individuare eventuali perdite. Se tutto è a posto, si monta il meccanismo anteriore dello sterzo che controlla le ruote davanti. Sono quelle posteriori più grandi che, una volta alimentate, faranno avanzare il modellino. In genere, le macchine a vapore avevano la trazione posteriore. Un cavetto detto fascia di trasmissione trasferisce la spinta dal volano alla ruota posteriore. Il modellino viene agganciato nuovamente al serbatoio d'aria compressa per l'esame finale. Sembra proprio che sia pronto a partire. Non gli manca che una copertura. Una sagoma rigata viene trasformata in un sottile tettuccio d'acciaio. Dopo la verniciatura si passa al montaggio. Ecco un modellino perfettamente attrezzato per far rivivere il passato e farci viaggiare nel tempo con gran classe, magari su una lussuosa auto sportiva. Il cilindro a pistone viene montato un po' più basso su quest'auto e ora si parte. Ognuno di questi modellini è un omaggio all'originale e ci aiuta a far rivivere l'epoca in cui, per far partire un motore, bisognava letteralmente accendere un cerino e dar fuoco alle polveri.